Dunque, perciò siamo riusciti a fare. Naturalmente non possiamo studiare molti tumori per questa complicazione, insomma, difficoltà. E lì all'Istituto Tumori hanno potuto costruire 2 tumori. Uno era un tumore allo stadio non era troppo avanzato, allo stadio di infiltrazione, ma sempre un'infiltrazione locale, proprio perciò sarebbe il primo stadio della malignità del tumore. E poi l'altro invece è quello stadio finale, nelle metastasi, cioè delle disseminazioni negli organi periferici, e queste venivano prese specialmente da linfonodi, perché lì dove le metastasi si accumulano sempre da principio nei linfonodi. Perciò abbiamo 2 tumori, e poi come cellule normali di controllo esistono già delle culture di cellule normali ottenute da altri laboratori che sono, insomma, corrispondono esattamente alle cellule epiteliali normali, e abbiamo usato perciò queste. Lì pericolo di contaminazione con altri geni non ce n'è, perché la cultura è chiaramente solo le cellule normali. Perciò questo è stato tre cose. E come risultati quello che abbiamo fatto è di guardare a geni che sono o sovraespressi, cioè hanno più messaggero che non le cellule normali, e quelli che sono sottoespressi e hanno meno messaggero delle cellule normali. E perciò ho paragonato i 2 tumori, l'uno locale e l'altro metastatico, per vedere come si comportavano nei rispetti di questi 2 tipi di geni. E il risultato è molto interessante, perché i geni sottoespressi, che sono espressi molto meno del normale, sono gli stessi nei 2 tumori. Sono gli stessi. Mentre invece i geni sovraespressi, che esistono nei 2 tumori, però sono diversi. Dunque, perciò, questo significa, cercando di riassumere, che quando il tumore inizia, l'inizio del tumore, perciò le caratteristiche che rimangono permanenti nel tumore, è che non ci sono i geni normali della differenziazione, non sono espressi. Quando inizia. Quando inizia. E quando continua e si sviluppa, questo rimane sempre vero, perché i geni della differenziazione non vengono espressi. Perciò il tumore è basato su cellule che non esprimono i geni della differenziazione normale. Invece, poi ci sono delle alterazioni di geni che producono la sovraespressione dei geni, e questi sono diversi nei diversi tumori, perché un tumore è semplicemente localizzato, sebbene infiltrante, e lì questo tumore deve perciò produrre dei prodotti di un certo tipo, l'altro invece ha viaggiato già attraverso l'organismo, si è localizzato lì, eccetera, perciò deve esprimere delle... Cioè può essere un tumore di altra provenienza? Come? Può essere un tumore di un altro tipo? No, sono tutti dello stesso tipo. E questo è uno stadio più avanzato. E nel stadio più avanzato, perciò, a seconda dello stadio, lo stadio anzi del tumore è determinato da questi geni che si esprimono di più. E questo già in parte si sapeva, perché si riconosce che ci sono molti geni che sono espressi fortemente nei tumori, specialmente per esempio tutti i geni che producono queste proteine che digeriscono le altre proteine, perciò permettono al tumore di penetrare, oppure quelli che producono sostanze della superficie che favoriscono l'attecchimento tra altre cellule. Insomma, c'è un notevole numero di proteine caratteristiche che, insomma, la cui ruolo si spiega, insomma, non è che sia una cosa... Perciò, insomma, questo è quello che è venuto fuori. Ora, questo può avere un significato molto importante, perché già nello studio dei tumori umani è stato dimostrato che molti di questi tumori, forse tutti, ma insomma, diciamo solo nei casi studiati, si osserva che ci sono delle cellule che hanno le caratteristiche delle cosiddette cellule staminali dell'organo. E le cellule staminali sono quelle che
producono poi le cellule differenziate, ma le cellule staminali non sono differenziate. Sono capaci di differenziazione se c'hanno degli stimoli adeguati, ma non sono. Perciò è molto probabile che queste cellule che non hanno i geni della differenziazione, non è che li abbiano persi i geni della differenziazione. Non era che fossero cellule già differenziate che hanno perso i geni, ma è molto più probabile che erano cellule staminali che ancora non si sono differenziate. E queste sono quelle che danno luogo al tumore.